Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Qualche tempo fa, partiamo da questo, poi vediamo altro. Qualche tempo fa mi era stato chiesto di parlarvi del bonus animali. Io sinceramente non sapevo bene di che cosa si stesse parlando, perché non ne avevo mai sentito parlare di questo bonus animali. E così sapete che devo sempre guardare, indagare, e ho fatto delle ricerche per voi e ho scoperto una cosa. Anzi, diciamo che ne ho scoperte due di cose. Ma di questo argomento ne parliamo dopo. Prima parliamo di questo fatto, parliamo del fatto, il primo argomento di oggi è che sono in arrivo dei nuovi aumenti per l'assegno unico universale per i figli. Apro solo una piccola parentesi, se non avete ancora ricevuto il pagamento dell'assegno unico, per quanto riguarda i figli, mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così cerco di capire che cosa sta succedendo. Però non scrivetemi solo sì mi interessa, come capita nel 90% dei casi, scrivetemi sì mi interessa il discorso del mancato pagamento dell'assegno unico, perché capite bene che su un video di 9-10 minuti, se mi scrivete solo mi interessa, io non è che capisco molto. Ma torniamo a noi. Come vi ho accennato prima, l'assegno unico, come tante altre prestazioni pagate dall'INPS, perché non c'è solo quello, cioè l'INPS paga tantissime cose, sarà adeguato, quindi le varie prestazioni comunque saranno adeguate e verranno pagati degli aumenti proprio in relazione all'inflazione. Quindi l'assegno unico aumenterà ancora nel 2024 raggiungendo un numero ancora più alto delle 5,59 milioni di famiglie, 5,59 milioni di persone, famiglie, che l'hanno percepito solo nei primi 9 mesi del 2023. Infatti il decreto legge 230 del 2021 aveva stabiliva che gli importi siano correlati, quindi devono seguire praticamente l'inflazione e vadano adeguati ogni anno al costo della vita. Come vi avevo già detto anche in altri video, perché questa cosa qua ve l'avevo già accennata e detta anche in altri video, all'inizio dell'anno scorso, quindi parliamo del 2023, l'importo mensile era stato rivalutato dell'8,1% e quindi l'importo era questo. Era da 175 a 189 euro per le famiglie con ISEE a 16.215 euro e spicci. Comunque prima era 15.000 più adeguamenti Istat. Poi c'è l'importo base che è passato da 50 a 54 euro mensili per chi ha un ISEE superiore a 44.000 euro, che prima comunque se vi ricordate era 40.000 euro più adeguamento Istat. Invece adesso ci saranno dei nuovi aumenti e così da gennaio di quest'anno, quindi già da 5 mesi a sta parte, grazie all'applicazione dell'indice Istat, che comunque è provvisorio per adesso, perché poi dopo faranno ancora ulteriori aggiornamenti, sia agli importi che alle soglie ISEE succederà questo. Quindi abbiamo diciamo tre fasce, un assegno unico con un importo minimo che salirebbe a 57 euro e spicci per i redditi oltre 45.575 euro. Poi abbiamo un assegno unico con importo massimo che passerebbe a 199 euro e spicci per i redditi fino a 17.090 euro, e poi la maggiorazione per i due genitori lavoratori salirebbe a 34,15 euro per ciascun figlio. Infine, non vi preoccupate perché l'INPS comunicherà le modalità dell'erogazione, in questo senso qua, che potrebbe non essere calcolata nella prima mensilità, ma a conguaglio, con il tasso definitivo a partire da marzo di quest'anno. Infatti, come vi ho detto prima, questo tasso è provvisorio perché poi ci saranno tutti gli adeguamenti Istat, non Istat, e quindi un po' alla volta arriveranno tutti gli adeguamenti
E per quello che prima vi ho detto, se ancora non avete ricevuto il pagamento dell'assegno unico, fatemelo sapere qui sotto. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Il 18 di marzo c'è stata la data di avvio delle domande per il bonus psicologo. Infatti tutti i cittadini potranno richiedere il contributo all'INPS e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall'accoglimento della domanda, altrimenti decade. Questo contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene ovviamente modulato, quindi varia in base all'importo dell'ISEE della persona che lo richiede, quindi del richiedente. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità a tutti i soggetti che ovviamente sono in possesso al momento della presentazione della domanda di tutti i requisiti. E come dico sempre, prendete il calendario, mi raccomando, prendete il vostro calendario in cucina. Tutti quanti abbiamo un calendario in cucina, eh? Lo so, vi conosco, siamo tutti uguali alla fine, eh? Prendete il calendario che avete in cucina attaccato all'anta e segnatevi queste scadenze. Mi raccomando, non perdiamo questi soldi perché la domanda può essere presentata dal 18 di marzo fino al 31 di maggio. Quindi mi raccomando, non facciamoci scadere anche questi soldi perché lo sapete, dico sempre, è 4 anni che lo dico, quando lo Stato ci dà dei soldi, mette in campo dei soldi, mi raccomando, andiamoli a prendere e non facciamoli tornare indietro, che una volta che tornano indietro, buonanotte sognatori, non li vediamo più. Ora cambiamo argomento e parliamo di questo bonus animali domestici. Vi ho detto che avevo scoperto, vi ho detto che non ne avevo mai sentito parlare e ho scoperto questa cosa qua, anzi ne ho scoperte due, come vi ho detto all'inizio. Questo bonus, partiamo dalla base, il bonus animali domestici sarebbe un bonus che serve per la cura degli animali di famiglia. Quindi dicono che per chi ha bisogno di un veterinario, delle cure per il proprio animale, può essere cane, gatto, che ne so io, il furetto, cioè animale domestico, arriva un contributo che serve a copertura dei costi delle prestazioni, compresi gli interventi e i farmaci. Dicono che questo contributo è riservato solo ad alcune categorie di proprietari e può essere utilizzato solo per quelli che loro definiscono gli animali di affezione, cioè animali che sono iscritti in un'apposita anagrafe. Allora, io lo so perché c'era una mia amica che l'aveva fatto, aveva iscritto i suoi cani, aveva due cagnolini, li aveva iscritti in un'anagrafe in comune e aveva scritto anche il nome dei proprietari, quindi erano due persone e aveva praticamente fatto scrivere i nomi di queste due persone legate a quel cane. E se non ricordo male, quel cane doveva essere anche microchippato, se non ricordo male. Adesso è una questione che non ho approfondito, io non avendo animali registrati in anagrafe non so dirvi esattamente come funziona. Questo è quello che mi aveva raccontato. Però, tornando al discorso delle due cose che ho scoperto, è che questo fondo si aggiunge alla detrazione del 19% per le spese veterinarie, che può essere utilizzato da chiunque paga delle spese veterinarie, quindi spese mediche, medicinali, analisi, direttamente in dichiarazione. Questo fondo per il bonus animali dicono che dovrebbe avere una dotazione, quindi dotazione in questo senso qua, cioè dotazione come soldi, di 250.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 e le spese per le quali può essere richiesto questo bonus sono quelle che riguardano, come vi ho detto, veterinarie, chirurgiche, farmaci, analisi, eccetera, eccetera.
C'è solo un piccolo appuntino da fare, un piccolo appuntino. Dicono che questo bonus è riservato solo ai proprietari con più di 65 anni di età, con ISEE inferiore a 16.215 euro. Di questo bonus io non ne avevo mai sentito parlare perché in realtà non si sa bene né quando entrerà in vigore, né quando uscirà in vigore, né quando uscirà un decreto che stabilisce chi, come, quando e perché. Insomma, non si sa niente. È stata una notizia che girava addirittura a dicembre dell'anno scorso, e poi, boh, è sparito tutto, nessuno ha più detto niente, e se non fosse stato per il commento di questa iscritta del mio canale, sta cosa praticamente, boh, è finita nel dimenticatoio. Però, non dimentichiamoci che esiste sempre la possibilità di portare in detrazione al 19% delle spese pagate su un importo massimo di 550 euro, al netto della franchigia di 129 euro e spicci, bla 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 bla, le spese pagate per il veterinario, medicine, analisi, eccetera, eccetera. E questa cosa qua si può fare direttamente all'interno della dichiarazione dei redditi. Ovviamente, modello 730, modello unico redditi e basta. 730 modello unico redditi. E allora, voi cosa dovete fare? Dovete farvi fare la ricevuta dal medico, dalla farmacia, da chi fa le analisi, col codice fiscale e pagato con pagamento tracciabile, no? Sapete la solita storia dei pagamenti tracciabili, ormai è una cosa già saputa e risaputa, non è una novità. Poi prendete tutte queste spesucce pagate, mettete da parte, attaccate la ricevuta del pagamento tracciabile, appiccicate insieme e mettete lì da parte. E siccome ormai siamo quasi in periodo di 7.30, perché tra un po' alle ora, come dicono al mio paese, no? Alle ora, è ora, voi tutte le spese che avete pagato in precedenza, l'anno scorso, le ritirate fuori e le potete inserire all'interno della dichiarazione dei redditi. Se vi fate voi la dichiarazione, le inserite voi all'interno della vostra dichiarazione. Se la fate fare a un CAF, professionista abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, beh, allora portategli a lui o a lei, quello che sia, tutte le ricevute pagate con gli allegati scontrini di pagamento, e ve le fate inserire all'interno della dichiarazione. Mi raccomando, non dimenticatevi, perché anche lì rischiate di perdere dei soldi. È vero che è vero che non vi danno dei soldi materialmente, no? Cioè, non è che vi danno dei soldi indietro, però se dovete pagare delle tasse, queste aiutano a ridurre la quantità di tasse che dovete pagare. Non entro nel merito per quanto riguarda le spese detraibili e quelle deducibili, perché altrimenti non ne usciamo più fuori. Voi sapete che potete detrarre questo 19% pagato sulle spese veterinarie, medici, veterinario, medicine, analisi, controanalisi, eccetera, eccetera. Quindi, come avete visto, se avete degli argomenti che vi interessano, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti, io li leggo praticamente tutti. Quando c'è qualcosa di interessante che devo dirvi, ve lo dico direttamente all'interno di un video, così facciamo prima e più persone riescono a sapere che cosa, a capire come fare. Poi la pillola di oggi, ricordatevi le dirette live del giovedì sera alle 21:30 qui sul mio canale di YouTube. Ci vediamo tutti i giovedì sera per cercare di rispondere alle domande, risolvere i problemi. Se non avete domande potete tranquillamente venire all'interno della live per salutarmi o per salutare gli altri iscritti del canale, tanto sta che ormai si è già formato anche un bel gruppetto di persone, di amici che ci si incontra direttamente in live, ci si saluta, ci si tiene compagnia per chi non ha domande, 3/4 d'ora, un'ora, e ci vediamo direttamente in live.
E la seconda pillola di oggi è un'altra, quella del super iscritto al mio canale di YouTube. E direte, che cos'è un super iscritto al mio canale? Un super iscritto al mio canale di YouTube è quella persona che ha la possibilità di vedere intanto molti più video rispetto agli altri, perché ci sono dei video riservati solo ai super iscritti. Ma non solo, perché all'interno delle dirette live il super iscritto ha anche accesso prioritario alle domande. Quindi ha la possibilità di farmi delle domande e le sue domande vengono messe in evidenza, quindi io le vedo prima rispetto agli altri, perché hanno un colore completamente diverso e quindi io in base al colore vedo subito la domanda. Per maggiori informazioni su come diventare super iscritto al mio canale di YouTube avete due possibilità: o andate qui sotto nella info box di questo video e aprite l'info box, il primo collegamento ci cliccate sopra e vi viene spiegato tutto quanto, come fare a diventare super iscritto, oppure se non riuscite ad andare nella info box potete andare nella home page del mio canale di YouTube. Andate nella home page, sotto il mio nome c'è un collegamento, ecco, basta semplicemente cliccare su quel primo collegamento che trovate e vi si apre un mondo, perché avete la possibilità di diventare super iscritto, di parlare con me personalmente, quindi se avete delle domande da farmi, volete parlarmi personalmente, c'è anche la possibilità di accedere a quel servizio. C'è la possibilità di entrare nella chat su Telegram, perché c'è anche la chat su Telegram, più tante altre cosine. Quindi io la trovo una cosa molto molto interessante. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!